Benvenuti in questo nuovo video, riparliamo di un accessorio molto interessante, sempre per migliorare i nostri contenuti con il nostro smartphone, Android o iOS che sia. Oggi vi presento questo accessorio che non è altro che un adattatore per filtri da 67 mm della Neewer, si chiama Neewer Nano, perché è piccolo. Quindi se non volete armarvi di gabbie e accessori ingombranti, questo forse va a far caso vostro, visto che è portatile e funziona con qualsiasi smartphone o quasi. C'è qualche problema, ma adesso poi andremo a vedere se si può risolvere, ovviamente. Bene, in questo canale si parla di tecnologie legate agli smartphone, ma sempre, come dire, con uno sguardo alla creazione, no, dei contenuti, quindi accessori e applicazioni. Quindi ragazzi, cosa dire? Andiamo a vedere cosa c'è questa scatola e poi lo monteremo sul nostro iPhone, cioè io lo monterò sul mio iPhone e voi lo monterete sul vostro telefono se lo volete acquistare, link ovviamente in descrizione. Non ci resta che andare a vedere in questa scatola cosa c'è. Beh, il contenuto è molto semplice, non c'è niente di strano in questa scatola. C'è un cofanettino dove è contenuto questo accessorio. Vabbè, c'è il libretto di istruzioni, ma noi lo buttiamo via, vai via. E qua c'è il cofanetto, vedete che bello, è andato anche il cofanettino con tanto di cerniera, quindi cerniera per forza, se non si ad aprirsi, ecco, mangiati le parole, che va sempre bene. Eccolo qua, questo qua è proprio un adattatore, come vi dicevo, vedete è un cerchio, praticamente è un anello dove noi andiamo a posizionare il nostro ovviamente filtro. Vedete qua c'è proprio la filettatura. Ecco, qui c'è, come vedete, adesso mi avvicino un po' sperando di centrare tutto. Vedete qua c'è un fermo, praticamente questo fermo qua deve andare a picchiare contro, diciamo, il bordo delle fotocamere per poter ovviamente essere installato abbastanza correttamente. Poi ovviamente ci sono tutti i velluti del caso, quindi non dovrebbe danneggiare lo schermo, visto che poi la vite, che sia vite, ovviamente va a picchiare contro lo schermo. Ecco, non andate a avvitare troppo in fondo, ovviamente, perché sennò veramente rischiamo di danneggiare il nostro schermo del nostro telefono. Ecco, a questo punto io adesso, visto ovviamente questo che è molto semplice diciamo anche da installare, vi voglio far vedere anche un'altra cosa. Ovviamente magari voi avete già filtri da 62 mm per dire della Neewer, quindi come si può fare? Se ci mettiamo un bel riduttore, un anello da 67 a 62, possiamo risolvere il problema. Occhio, perché ogni tanto passa un po' di luce e tutto ovviamente non va a buon fine. Adesso andiamo a vedere e poi speriamo di portare un piccolissimo contenuto non dal vivo, ma fuori da questo studio. Usciamo da questo studio. Prima di andare avanti, vabbè, volevo dirvi che in questa scatolina ovviamente non c'è più niente, c'è dentro, vedete, in questo, diciamo, in questa sua custodia c'è la taschina da poter mettere ovviamente una lente o qualsiasi cosa che potete ovviamente andare a portarvi nella borsa oppure per proteggere anche una lente. Questa è una cosa carina perché non tutti danno ovviamente custodie per mettere dentro il proprio accessorio che poi vanno a pubblicizzare. Allora adesso io passerò a questa vista. Allora io adesso lo vado a posizionare sul mio XS perché per dare la prova che tutti i telefoni sono compatibili, ok? Perché se lo mettiamo, io ho un 13 normale, quindi se lo andassi a mettere su un Pro, ragazzi, è tutto più facile, grazie, è alla ciciccia, come dicevano, no, la taticcia. Vedete, io lo vado a posizionare qua, ok? Lo vado a far battere ovviamente contro proprio le fotocamere, stando attento ovviamente che non si muova, e vado a stringere. Ecco, come ho detto, non stringete troppo, l'importante è che non balli, ok? Non balli il ballo di San Vito, ok? San Vito si basta che non balli, quindi non balla e possiamo starcene, ok? Ecco, una cosa ovviamente
che è controproducente. Questa batte sullo schermo, quindi tutte le notifiche, tutte le cose che dovete vedere quando girate un video non dovete vedere niente, perché dovreste mettere ovviamente il vostro telefono in modalità aereo, perché per non essere disturbati, perché arriva una chiamata quando voi state facendo un video, una foto, qualcosa, e vi disturba ovviamente in quel momento. A questo punto io devo andare a smontare, perché devo andare a azionare ovviamente lo schermo, la registrazione schermo, per andare a vedere ed installare questi altri due accessori che avevamo già visto, l'ND ovviamente variabile e il filtro polarizzatore. Adesso faremo una prova qui, poi speriamo che possiamo uscire a farne una all'aperto, ma piccola. Bene, l'ho rimontato, vedete, ok, ho messo Blackmagic Camera per farvi vedere che praticamente io ci metto la mano, vedete qua dentro, l'accessorio praticamente è perfettamente montato, quindi non crea nessuna ombra, quindi non abbiamo diciamo, nessuna ombra oppure nessuna parte cieca della nostra ovviamente applicazione che sta andando in questo momento. Ecco, adesso io vado a montarci ovviamente prima di tutto. Bisogna montarci il polarizzatore perché va prima, l'abbiamo già detto l'altra volta, perché poi se no non si può girare il ND. Ecco, dovete sempre pulire il filtrino, quindi ricordate, io adesso non pulisco perché sono maldestro. Ecco, la cosa che va fatta, io almeno consiglio questo, sempre mettere il telefono su diciamo un piano abbastanza così lineare, ok, orizzontale, per avere più facilmente, ok, per una facilità di ovviamente installazione del filtro. Quindi questo qua l'abbiamo installato, adesso andiamo a prendere invece il filtro ND. Ecco, il filtro ND. Perché ho preso Blackmagic? Perché per i filtri ND, come sappiamo, bisogna bloccare l'esposizione, e come sappiamo non tutti gli iPhone bloccano solo, adesso non so se gli ultimi bloccano anche solo l'esposizione o la messa a fuoco, perché io non ce l'ho, ho il 13 ma blocca tutto insieme, oppure si può anche poi dosare, sì, si può dosare l'esposizione, adesso mi ricordo sia anche sul 13. Questo ND non è un gran ND, perché, cioè, oddio, senza offesa, ovviamente, diciamo, senza offesa contro questo ND, solamente che è un po' duretto da girare. Ci sono ND che costano molto di più, secondo me sono molto più morbidi, però diciamo che l'abbiamo pagato così poco che va bene così. Ok, lo andiamo a installare, vedete, tutto messo su un piano orizzontale, tutto più facile, vedete come si fa a stringere. Ecco, non stringete alla massima potenza, ok? Ok, state sempre leggeri, non vi fate prendere la mano. Ok, vedete il nostro ND già sta ovviamente facendo, diciamo, il suo corso. Ecco, io sono ovviamente in modalità ho bloccato ovviamente l'esposizione, e qua posso dosarmi l'ND a piacere. Allora, vediamo un po' di schiarire il tutto. Mettiamo un po' ISO, ecco. Vedete come resa non è male. Ovviamente qua dentro lo studio non si può ovviamente dare un giudizio, ok? Bisognerebbe vedere aumenta all'aperto, si scurisce, ok. Funziona abbastanza bene, e ho notato qualche volta degli aloni strani, ma questo adesso in questo momento no. Anche perché come ho detto, ecco, vedete che si muove il tutto, bisogna sempre un po' stringerlo, ok, bisogna stringerlo un po'. Come ho detto, non è che non è compatibile con tutti i cellulari. Questi accessori purtroppo, per sfortuna, è una cosa brutta secondo me, nascono solamente per i pro. Ma perché uno che ha uno smartphone un pochino più semplice non può utilizzare un accessorio del genere? Quindi bisogna stare un po' attenti che non filtri la luce da una parte, bisogna fare un po' di attenzione, e poi con un'attenzione, diciamo, si può anche andare a utilizzare. Qui dentro non ci sono colori, ragazzi, sono solo io colorato, quindi non è che posso andare a fare chissà che, però se lo utilizzate all'esterno sicuramente è tutta un'altra resa. Ma adesso andiamo a vedere i filtri da 62, se si possono montare. Chi l'ha detto che li possono montare? Ah, l'ho detto io prima, quindi speriamo che sia vero.
Eccolo qui l'adattatore da 67 passa a 62, quindi cosa facciamo? Non facciamo altro che prendere il nostro diciamo, accessorio che alloggia filtri da 67 e andarcela a avvitare sopra. Ecco, non è che sia molto... No, adesso è andato bene, mi sembrava un po' difettosino. Quindi ce l'avvitiamo e siamo pronti per andare a mettere un filtro ovviamente da 62 mm. Riprendiamo il nostro XS che si stava ovviamente scaricando, non so mai. Rimettiamo tutto a posto. Ovviamente andiamo di nuovo a riposizionare il tutto, ecco, sempre vi faccio vedere sempre in questa parte qui così, sempre così, aspettate che lo centro, ecco, guarda che bravo, andiamo a stringere, ok? E a questo punto possiamo andare a prendere il nostro filtro da 62 mm e possiamo andare a posizionarlo, ok, su questo accessorio. Quindi questo qua è un altro polarizzatore, questo è un polarizzatore variabile da 62, vedete, possiamo mettere qua. Ok, e praticamente abbiamo il nostro filtro posizionato perfettamente. Ecco, adesso non posso andare a mettere registrazione a schermo perché ovviamente ho messo il filtro. La vado un attimo a rimettere, vediamo se il banco di regia riprende il controllo da solo, se no ti vado a vendere. Mi compro un un Nokia 8410, cos'era? Ah, preso. Ragazzi, siamo troppo avanti, stiamo troppo avanti. Allora, è un po' scarico l'XS, ma ce ne faremo una ragione. Ecco qua, vado a piantarci, ok, il filtro. Praticamente lo vado a piantare in tempo reale. Ok, ce lo vado a piantare. Vedete che praticamente non mostra nessun segno di oscurità da nessuna parte. Quindi possiamo utilizzare tranquillamente anche un filtro, che questo vedete è un polarizzatore, vabbè adesso non si vede nulla perché qua ci abbiamo tutto bianco, qui questo è un polarizzatore che praticamente è però da 62 mm, quindi vuol dire che il nostro telefono può montare anche filtri se abbiamo già filtri da 62 mm, perché no? Quindi ragazzi, cosa dire di questo bel accessorino? Scevolenti, accattatevillo e poi adesso ritiriamo le nostre conclusioni e vi dirò ovviamente la mia e voi vi direte la vostra. Ora vi farò vedere dimostrazione di due foto. Innanzitutto vi dico che forse ho sbagliato a dire che bisognava picchiare contro le videocamere praticamente quando installate questo accessorio. Forse no, bisogna metterlo proprio a filo. Ecco, io avevo provato con la cover, ma la cover diciamo forse va levata. Adesso facciamo due foto, quattro, che col vento e con l'ND, e vediamo. Adesso c'è un po' di nebbia, c'è vento, quindi non sono potuto andare sul terrazzo. Vabbè, ragazzi, accontentiamoci di quello che si può fare sempre. Adesso andiamo a fare una foto senza polarizzatore, ok? Allora, picchiamo ovviamente il fuoco e lungo per anche il fuoco e l'esposizione, andiamo a fare una foto, ok, e l'abbiamo fatta. Adesso andiamo a prendere il polarizzatore, ce lo installiamo su questo accessorio, vi ricordate di metterlo sempre, ok, in orizzontale, ok, in modo che si vada a installare più correttamente possibile, ok, e poi non avvitate proprio, ok, in fondo, vuol dire, a vostro buon cuore, ok? Avvitiamo finché non si stringe del tutto, perché poi non dobbiamo far passare aria, ciao, l'aria è fuori, la luce, e poi lo riposizioniamo se si dovesse muovere come in questo caso. Allora lo vado a riposizionare e vado a fare la stessa cosa, ok, vado a puntare dritto così, cambiate un po' la luce ma non ci interessa, andiamo a fare una foto e adesso andiamo a vedere le due foto. Questa è col polarizzatore e questa è senza, ok. Direi che è quasi migliore quella senza, forse a voi la scelta, poi ve le metto ovviamente in cascata del video, cioè dietro, e poi ovviamente vedremo, ok, la differenza, magari, cioè la vedrete meglio voi. Mi sembra migliore quella, cioè mi sembra che non cambi nulla, perché forse la luce è un po' così così, però adesso ovviamente cambierà tutto con l'installazione dell'ND. Ecco ragazzi, bisogna pulire le lenti, io non so se questa ci ho dato delle ditate, adesso vediamo un po' come è messa.
no, bene, ok, sempre, ok, cellulare in modo orizzontale, così su un piano, come fosse su un piano, e andiamo a mettere così le cose. Ora puntiamo il tutto, ecco, per utilizzare l'ND, ho detto polarizzatore MLND, dobbiamo ovviamente fare un tap lungo per bloccare l'esposizione. Ecco, qui si può bloccare l'esposizione e la messa a fuoco, quindi non sono, diciamo, staccate, quindi se volete fare un soggetto, cioè bloccare l'esposizione ma non la messa a fuoco, bisogna ovviamente andare su un'altra applicazione, ma utilizziamo quella interna del nostro buon iPhone. Andiamo a fare così una tappata lunga, ok? E ora giriamo l'ND senza far muovere ovviamente il tutto, ecco, vedete? Ok? Perfetto. Andiamo a scattare e andiamo a vedere se qualcosa è migliorato. Ok, questa è con l'ND e questa è col polarizzatore e questa senza. Vedete che ovviamente qualcosa, ok, poi siamo anche in live photo mi sembra, quindi bisognerebbe togliere anche la funzione e possiamo scurire ancora un po', ok, finché non ci aggrada. Ok, la foto, andiamo a scattare, adesso arrivano i primi sole, il primo sole, vedete però, ok, ragazzi, vedete che la cosa migliora. Poi ovviamente, come vi dico sempre, bisogna sperimentare, quindi sperimentate e provate se volete questo accessorio, che se volete, ovviamente, se avete non la comodità, dicevo, cioè non trasportare ovviamente un aggeggio grande come il Neewer, quella gabbia, potete sempre utilizzare questo accessorio qua. Concludiamo il discorso di questo accessorio. Allora, questo secondo me è valido per chi non vuole acquistare magari una gabbia non ingombrante, però non vuole avere la cosa di avere una gabbietta da mettere dentro il cellulare. Vuole prendere ovviamente questo adattatore da 67 mm, metterlo sul suo telefono e fare ovviamente delle foto e video che sono molto più belli, ok, di come ovviamente si fanno normalmente con la lente del telefono, perché è un aiuto non indifferente. Un polarizzatore oppure un filtro ND aiuta molto la composizione, l'effetto, diciamo, wow della nostra foto o del nostro video. Quindi secondo me potrebbe essere una scelta, ok, giusta, diciamo, acquistare questo invece di una gabbia. Bene, ovviamente i link sono in descrizione di tutto quello che abbiamo visto qua, così Gennaro si arricchisce, ovviamente tramite Amazon, non è vero, mi arriva una piccola percentuale se voi ovviamente acquistate tramite questo link. E vabbè, il canale, ragazzi, da qualche parte bisogna prendere qualcosa, no? Se no, qui come facciamo ad andare avanti? È la verità, ok, la verità. Quindi se vi è piaciuto questo video, condividetelo immediatamente con i vostri amici che mi fate crescere. Ragazzi, vi ringrazio già da adesso perché siete fantastici. E poi in ultimo vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale se volete. Azionate anche quella campanellina che vi permette poi di ricevere le notifiche una volta che Gennaro pubblica un altro video. Con questo vi ringrazio e vi rimando al prossimo.